Oggi ragazzi vi do tutte le indicazioni per potare il mandorlo. Faremo gli esempi su questo mandorleto giovane, belle, fresche e rigogliose queste piante. Chiaro, qui è semplice fare la potatura. Però se applicate queste solo 4 regole che io vi do sul vostro albero, che magari è più grande, più vecchio, più spoglio, più spettinato, come lo dico io, vedrete che lo trasformerete come se fosse così bello, fresco e giovane. Non vi rimane altro che seguire il video, dai, che è semplicissimo e veloce. Le regole basi però ve le indico su questo mandorleto che è giovane, perché è più semplice per me darvi indicazioni. La prima regola è questa: avete la vostra pianta, cercate sempre di fare una potatura che è tondeggiante. Ecco che se la pianta cerca di sbordare con i suoi rami verso l'esterno e si allontana dal centro della pianta, dovrete per forza andare a fare dei tagli di ritorno. Perché questo? Altrimenti la pianta verso la chioma tenderà a spogliarsi, la vegetazione, la parte produttiva si sposta sull'esterno e questo non è mai consigliato. La seconda regola è la più importante: la potatura deve essere fatta sempre dopo la raccolta delle mandorle. Sarete a fine agosto, sarà all'inizio di settembre, non è quello l'importante. Raccogliete le vostre mandorle, le metterete da parte, le seccherete e ci farete i dolcetti per Natale e a quel punto, visto che siamo proprio alla fine dell'estate e ancora fa molto caldo, andate a potare la vostra pianta. Adesso andremo a vedere che cosa c'è da fare. Perché si pota d'estate praticamente? Perché il mandorlo al momento della raccolta delle mandorle è proprio in completo riposo vegetativo. Ecco che per l'ora che noi abbiamo tagliato la pianta, è arrivato l'autunno o il freddo con le piogge, il taglio già si è ben asciugato. Se invece noi vogliamo andare a potare il mandorlo prima della ripresa vegetativa, quindi fuori i rigori invernali, ragazzi, posso assicurarvi che non ci si riesce mai, per un motivo fondamentale. Il mandorlo è una drupacea che fiorisce subito, è il primo fiore che vediamo appeso sulle piante, è il biancospino e il mandorlo. Ecco che se noi andiamo a potare magari a febbraio e già inizia a muovere la gemma, a muovere il fiore, magari già c'è della linfa che sta circolando sulla pianta e noi con quella potatura andremo a far sì che sulla parte del taglio sia umido e magari se arriva una bella sfreddata ci rovina la pianta. Quindi non potate la pianta a febbraio, ma potatela a settembre. La terza regola è appunto la potatura della chioma esterna. La chioma esterna deve essere sempre raccorciata, ma con dei tagli di ritorno. Che cosa significa tagli di ritorno? Vi sto mettendo anche qui in alto il link del video per capire per bene che cosa significa. Quando io ho un ramo esterno che devo raccorciare, altrimenti questo ramo sborda fuori e eventualmente la parte produttiva è sulla parte della punta e andrà a penzolare in questo modo qua, a discapito della chioma interna che invece si sta spogliando e non fruttifica più, allora io devo prendere e fare un raccorciamento con le mie forbici da pota, mi metto in un punto dove vedrò poi che c'è un altro ramo. In questo modo, e ve lo faccio vedere in quest'altro ramo qua, dove è stato tagliato l'anno precedente, eccolo qua, qui c'è stato il taglio del ramo. In questo modo io lascio all'interno il ramo vecchio che ha 3-4 anni, ma questo, mi avvicino un po', è il miglior ramo fruttifero perché su questi rami di 2, 3 e 4 anni ci sono ottime formazioni fruttifere. Eccole qua, le stiamo vedendo qui. Sono questi dardi, anche chiamati mazzetti di maggio per quanto riguarda le altre drupacee. Guardate qua, questo è ricco di frutti, ragazzi. La quarta regola, ragazzi, la più semplice, la gestione della chioma all'interno. La regola è sempre quella di andare a far penetrare luce, come in tutte le piante, ma senza esagerare sul mandorlo. Il mandorlo non è una pesca o un'albicocca, che il frutto ha proprio bisogno di luce anche all'interno per far sì che maturi e diventa dolce. La mandorla no, noi andiamo a prendere solamente l'interno e quindi non ci interessa che si colora la polpa. Ecco che
all'interno della pianta si deve creare un cono di luce e ecco che tutti quanti i succhioni, i rami che stanno all'interno vanno gestiti, vanno tagliati. A volte si preferisce lasciare sui succhioni delle monconature perché queste monconature poi l'anno successivo possono fare dei rami e il secondo anno mettersi a frutto, quindi non buttiamo via completamente questa parte di legno qua per quanto riguarda il mandorlo. Ripetiamo velocemente le 4 regole. La prima, chioma tondeggiante al vostro mandorlo e non fatelo sbordare di fuori perché altrimenti all'interno si spoglia. Seconda regola, andate a potare il mandorlo dopo la raccolta, prima raccogliete e poi lo potate, sarete a fine agosto o all'inizio di settembre, fino al 15 settembre va benissimo. La terza regola è quella che dobbiamo fare sulla chioma dei tagli di ritorno dei rami che vanno all'esterno, cercando sempre di lasciare questi bei rami di 1, 2, 3, 4 anni che hanno queste bellissime formazioni a frutto. La quarta regola, ragazzi, la più semplice, la gestione della chioma all'interno. La regola è sempre quella di andare a far penetrare luce, come in tutte le piante, ma senza esagerare sul mandorlo. Abbiamo terminato così, ragazzi. Quando inizia l'inverno dobbiamo fare i 3 trattamenti invernali. Non sapete quali sono? Vi sto mettendo qui in alto il link. Vi saluto a tutti, ragazzi. Un abbraccio da Pier Giorgio. Alla prossima. Ciao a tutti.